Ciao a tutti amici del Toro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Toro, tendenze energetiche disponibili per amore e passioni di novembre 2024 e abbiamo la carta dell'imperatore, amici del Toro. È una carta di forte stabilità, devo dire, è una carta di concretezza e anche una carta che parla di paternità. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre nella descrizione trovate il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi e i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, che sono due. Uno è un corso base di tarocchi intuitivi e l'altro un corso base di metafisica sui chakra. Voi comunque aprite sempre la tendina, io gli inserisco tutte le novità del momento, poi per informazioni aggiuntive mi potete scrivere una mail. Bene, andiamo a vedere qual è l'energia disponibile per il mese di novembre, amici del Toro. Adesso andiamo a vedere così un po' in generale come potrebbe andare il mese e in un secondo momento poi andiamo a vedere i single piuttosto che le relazioni di lunga data, piuttosto che le relazioni difficili. Allora, iniziamo con un re di coppe, un 5 di spade, un 4 di bastoni, un 10 di pentacoli, 3 di bastoni, cavaliere di spade, asso di bastoni, fante di pentacoli e la carta del sole. Ok, partiamo da questo re di coppe. Devo dire che è una bella carta innanzitutto, è una carta che mi parla di qualcuno che ha raggiunto un certo tipo di maturità, può essere emotiva, un certo tipo di maturità spirituale. Andiamo a vederlo. Sette di spade, e 9 di pentacoli. Sorrido ragazzi perché io ho già dato uno sguardo a tutta la lettura e ci sono due filoni un po' importanti di questa lettura. Allora, il primo potrebbe essere il fare il passo successivo con una persona e quindi si potrebbe trattare effettivamente di una casa, di andare a convivere o cose per lo stile, oppure la seconda versione è costruire qualcosa con qualcuno, il creare proprio una famiglia. Adesso andrò poi anche a vedere per i single. Vi dico un po' così l'energia che sento più forte. Il 5 di spade è una carta che mi dice che c'è come una confusione e qui la confusione la sento tra resto così come sono, che tutto sommato sto bene, oppure inizio questa nuova relazione, oppure inizio questa nuova famiglia. Perché qui c'è una carta, il 9 di pentacoli, una carta di indipendenza, però è come se qualcuno si stesse un po' raccontando delle bugie intorno a questo stare bene, in questa indipendenza. Andiamo a vedere il 5 di spade, regina di bastoni.
come se le cose non fossero ancora del tutto chiare. Regina di bastoni, regina di coppe e diavolo. Il diavolo è sempre una carta che mi parla di un po' di costrizione, considerata che è arrivata per spiegare il 5 di spade, ci potrebbe essere come della tossicità in questo tipo di situazione, di conoscenza o di relazione. Magari è solo il vostro periodo, un po' particolare. Andiamo a vedere il 4 di bastoni. Abbiamo il carro e la regina di pentacoli. Secondo me c'è una buona possibilità di creare un'unione, di creare una stabilità, di creare qualche cosa che cresca in modo giusto, in modo equilibrato, anche in modo armonioso. Io credo che con questo 7 di spade, il 5 di spade e il diavolo, che di solito parla di ego, può essere che vi siate convinti che cambiando la vostra situazione attuale andrete a stare peggio. C'è come questa indecisione. Andiamo a vedere il 10 di pentacoli, perché ho la sensazione che le basi ci siano per andare avanti in questa situazione e relazione. Allora, qui abbiamo un fante di bastoni, un 10 di coppe, la carta della luna e l'eremita. Sì, ho sempre più forte l'idea che pensiate di perdere la vostra indipendenza, sia nel caso in cui siete single e ci sia questa conoscenza che mette un po' fretta nell'andare avanti, sia nel caso siate in una relazione e vogliate costruire qualche cosa in più, sia che si tratti di andare a convivere, insomma, come l'idea che ci siano delle paure. Io ho come la sensazione che qualcuno potrebbe aver questo timore di essere abbandonato o di entrare in questa nuova situazione e alla fine di doversela cavare da soli. Probabilmente perché le esperienze passate, pregresse, vi hanno dato questo tipo di esperienza, ma non è detto che anche con questa persona sia così. Andiamo a vedere il 3 di bastoni, perché la difficoltà a fare questo passo è data da questo 5 di spade, dalla confusione mentale, dal fatto che probabilmente ci sono anche delle discussioni durante il mese. Allora, il 3 di bastoni è spiegato da un 3 di bastoni, da un 4 di bastoni e dalla giustizia. Lo metto così. È come se non si vedesse chiaro il futuro. C'è questa paura con la carta della luna. Credo che abbiate paura che l'altro diventi egoista o l'altra. Una volta fatto questo passo, secondo me. Andiamo a vedere il cavaliere di spade. 6 di spade, 7 di pentacoli, 8 di spade e sole. Mm. Ragazzi, se il discorso dell'imperatore è legato proprio a una paternità ed è un po' che ci state provando, mantenete alta la fede.
non disperate. Sento che qualcuno è un po' giù di tono perché questo bambino non arriva. Però vi dico, non avete l'imperatrice, ma avete altre carte che parlano sia di gravidanza che di bambini. Quindi so che avete l'asso di bastoni al contrario, però mi viene da dire dateci dentro. Andiamo a vederlo questo asso di bastoni. Temperanza. Ho come l'idea che nel momento in cui togliate l'attenzione da certi temi, quello che voi volete arriva. Come sapete, no? Quando si lavora con la legge di attrazione e si punta all'obiettivo, certe volte accanirsi fa solo allontanare l'obiettivo, invece potrebbe essere utile distogliere lo sguardo, guardare da un'altra parte per un periodo e le energie si muovono, diciamo, da sole, si evolvono da sole, senza spingere. Ho la sensazione che qualcuno stia vivendo un periodo un po' tormentato per quello che riguarda la ricerca dei figli, eh? Se fosse un progetto, per esempio una casa, anche qui è come se non si trovasse la casa ideale, è come se ci fosse qualche mancanza. Mm? Andiamo a vedere il fante di pentacoli. 7 di bastoni e 3 di spade. Credo che abbiate bisogno di camminare un percorso diverso. Se come avete fatto fino ad adesso non ha funzionato, cambiate metodo. Il messaggio che vi sto per dare è veramente specifico per pochissime persone, però se c'è questo tema nell'aria di creare famiglia, di cambiare casa, quello che è per voi, io ho anche la sensazione che potrebbero esserci come dei rallentamenti durante il mese, delle discussioni anche un po' inutili, come per ritardare questo passaggio, perché qualcuno non è pienamente convinto e fortemente potreste essere voi. Per qualcuno sì che c'è qualche tema inerente ad una casa. Allora ragazzi, partiamo dai single. Se siete completamente single e non avete nessuno in testa, vi dico che durante il mese di novembre potreste conoscere diverse persone, diverse in effetti. Ehm, E ho anche la sensazione che due in particolare vi potrebbero piacere parecchio. Sono due persone abbastanza diverse ed è un po' come da che parte vado, con chi mi trovo meglio, con quale esperimento provo, approfondisco la conoscenza. Il consiglio delle carte è di andare passo passo, di non buttarvi subito a livello intimo, ma di conoscere l'altra persona, di imparare sia a schermarvi, sia, mi viene da dire, date il tempo all'altro di far vedere quali sono le fragilità. Non perché ve le dica, ma perché voi le captate vivendo l'altra persona. E questo tutto senza l'asso di bastoni, quindi senza intimità, mi verrebbe da dire, ok? E anche perché infatti qui abbiamo la carta del sole e la carta del sole è una carta che parla di amicizie, di sentimenti puliti, di condividere tempo di qualità insieme anche. Nel caso siate singoli e abbiate una persona in testa, qui ragazzi devo dire che le cose non sono molto chiare, ci sono come
delle falsità, potrebbero essere le vostre, potrebbero essere quello che vi dicono, delle lotte egoiche, per qualcuno con il diavolo e il 5 di spade ci potrebbe anche essere della manipolazione, nel senso che vi raccontano un po' quello che vogliono per farvi fare quello che interessa loro. Ehm, allora, qui di nuovo il sole ce l'avete anche qui, ce l'avete qui, avete un 7 di pentacoli. Io come avete un fante di pentacoli, ho come l'idea che vi dicano di vederci chiaro prima con questa persona, prima di buttarvi in qualche cosa eh, di più profondo. E avendo l'imperatore come carta principale, quello che vi posso dire è che c'è bisogno di mettere delle regole. Qui avete anche un 10 di pentacoli e la carta della giustizia. Ci sono come da regolarizzare, dichiarare, scrivere piuttosto che, non lo so, documentare certi aspetti, soprattutto se magari la persona la frequentate da un po' e c'è questa cosa nell'aria magari di andare a vivere insieme. Non è che per forza dobbiate averne parlato, magari siete voi che lo state pensando, come sarebbe se? Però non lo so, qui avete l'otto di spade, quindi certe cose non le vedete o vedete le cose anche un po' troppo negative. E che qui con questo 5 di spade devo dire che non avete tutta questa chiarezza mentale. Sì, avete un certo spessore a livello spirituale, a livello emotivo, a livello empatico, però è come se le energie intorno a voi fossero confuse o addirittura le energie dentro di voi. Devo dire che le carte chiedono prima concretezza, prima di fare qualche passo e capisco anche da qui la titubanza di prima, le paure della luna, come il ok, io faccio il passo, ma se poi tocca fare tutto me, devo portare, se per esempio fosse una casa, sì sì, prendiamo la casa e poi tocca a voi cercarla, tocca a voi arredarla, tocca a voi fare tutto. Se siete in una relazione, se siete in una relazione da tanto tempo, o comunque da un po' di tempo, eh, faccio un po' fatica, ragazzi, a vedere l'armonia, a meno che non ci mettiate tanta buona volontà. Il che non vuol dire, a volte sì, vuol dire anche star zitti. Ehm, Però certe volte ho come la sensazione che vi dicano di non mettervi ad aspettare quello che decide l'altro, cioè decidete voi, poi l'altro vi segue o l'altra vi segue. Devo dire che è un mese dove sarà importante fare chiarezza mentale, perché secondo me la forza dei vostri sentimenti sapete qual è nei confronti di questa persona, è indubbio quello che l'altra persona prova per voi, perché ho come la sensazione che non sarà del tutto concreta, è come se non si agisse più così tanto come prima, è come se scendesse anche un po' la passione per qualcuno, ma giustamente poi quando ci sono anche altri pensieri, magari ci sono altri temi che vengono messi in secondo piano. Però devo dire, ho come l'idea, ragazzi, che sia richiesto come un nuovo modo di comunicare tra di voi, un nuovo modo di vedere le cose e anche quindi di esternarle. Perché qui avete un 8 di spade e un 5 di spade, sono carte parecchio di confusione mentale. Fate attenzione se dovete fare una scelta importante a farla per voi, cioè di farla per voi nel senso, vedendo questo gruppo di carte qui, ho come la sensazione che qualcuno potrebbe scegliere di, ipotesi, andare a vivere con
X persona solo perché nella situazione dove è adesso non sta più bene e quindi è come un ok, accelero perché tanto, perché me ne voglio andare da dove sono, però magari non siete ancora al 100% sicuri di dove vi state infilando. Ecco, occhio alle decisioni e alle scelte di questo genere. Se per caso siete in coppia ma non va più tanto bene, e la sensazione è che le carte vi dicano di tutelarvi prima di prendere qualsiasi tipo di decisione. Valutate bene. Innanzitutto, continuo a vedere questo asso di bastoni al contrario, come se dicessero di astenervi da certe intimità fisiche per favorire lo sviluppo del lato emotivo. La carta della temperanza è una carta di tipo spirituale, mentre l'asso di bastone è una carta di tipo concreto. È come il sacrifico la parte fisica per dare spazio alla parte mentale e alla parte emotiva della relazione, in modo da riuscire a esternare le proprie sofferenze e imparare un nuovo modo di vivere la relazione. Non vedo rotture, sinceramente, anzi, con la carta del Papa e dell'Imperatore è come se si trovasse una nuova stabilità in realtà. Se siete di quelle coppie un po' indefinite, vi vedo incerti, vi vedo indecisi perché l'altra persona non vi dà concretezze, voi non riuscite a immaginarvi un futuro con questa persona. Vi piacerebbe, ma le cose sono complicate. L'armonia c'è quando voi abbassate la testa o quando comunque sottostate alle decisioni dell'altro o dell'altra. C'è come una sorta di appoggio esterno, ma è come se non fosse sufficiente, ok? E poi per qualcuno ci sono questioni burocratiche di mezzo con questa persona, magari una persona sposata, magari una persona che ha proprio problemi con la legge. E comunque per molti ha a che vedere una casa, cioè un qualche questione con una casa, o per andare a convivere o da vendere o da dividere. Va bene ragazzi, fatemi sapere poi come andrà il mese. Andiamo a vedere un oracolo e poi un angelo del cuore. Il martello. Sì, qui c'è da chiarire qualcosa, da migliorare la comunicazione e di conseguenza la chiarezza mentale. Questo 5 di spade lo sento molto collegato a questo martello. Sono i pensieri ripetitivi, i pensieri costanti, quelli che drenano, quelli che ci fanno sentire in colpa. E anche un po' l'energia dell'8 di spade, i pensieri negativi, la sensazione di essere impotenti, di essere le vittime. C'è qualche domanda che continuate a farvi o qualche tipo di dubbio persistente che in un certo senso anche qui vi dice sabotaggio, e infatti l'otto di spade è la carta dell'autosabotaggio. Fate attenzione a come pensate, mettete chiarezza mentale, cercate dei punti cardini all'interno della relazione e rendeteli solidi. Se non avete nessuno, cercate dei punti cardine nella vostra vita e di lì non vi smuovete. Quelli saranno la vostra ancora di salvezza, i punti d'appoggio, la zona sicura, diciamo. Ok. È sicuro per te amare, apri il tuo cuore per dare e ricevere energia suprema. Effettivamente io qua vi dicevo che state talmente bene che qualcuno non sa se andare a fondo con questa persona o mantenere la propria indipendenza. Poi abbiamo ritirarsi, è tempo di staccarsi dal mondo. Qui in effetti ragazzi io ho un carro. È girato al contrario però, probabilmente c'è bisogno di un momento di coppia o se non siete in coppia un momento di solitudine per fare come questa sorta di lavoro di guarigione spirituale o guarigione e riequilibrio nella coppia. Vero amore, questo è l'amore della tua vita. Wow!
anche se io sostituirei, questo è uno degli amori della tua vita. Fatemi sapere nei commenti, ragazzi, come vi risuona la lettura. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video, e se volete iniziare un percorso di crescita con me potete contattarmi via mail oppure abbonarvi al canale. Nella sezione, diciamo, nelle sessioni private tratto temi inerenti alle credenze limitanti, come elaborarle e come riprogrammare il subconscio. Nella sezione degli abbonati tratto le credenze limitanti, diciamo dal punto di vista della mente, alcune tecniche a livello corporeo, fisiche, per riequilibrare i chakra, e poi c'è tutta la parte dello spirito, del cuore, dove integro con esercizi e tecniche per elaborare traumi. Insomma, date un'occhiata ai titoli dei video, sono nelle copertine, nelle playlist con le copertine lilla, almeno vi fate un'idea dei temi che vado via via trattando. Detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!